un piccolo palloncino che con la sonda endoscopica viene posizionato e permette al paziente di avere un processo di dimagrimento molto importante. Quindi noi 1000 li andiamo a consumare tutti. Ok. Una volta finiti questi 1000 è qui che scatta anche il sistema privato. Perché solo 2 aziende su 10 hanno successo, mentre le altre 8 chiudono nel giro di 5 anni? Stiamo per entrare in un locale molto particolare. Quale strategie mettono in pratica? Siamo appena arrivati in uno dei posti più iconici di Dubai. Come hanno rivoluzionato il loro mercato? Allora ci siamo inventati, e anche qui siamo gli unici al mondo, Come sono sopravvissute ai periodi di crisi? Quali sono state le più grandi difficoltà in questi 10 anni? In un'unica domanda: perché loro ce l'hanno fatta e come puoi prendere anche tu spunto dal loro successo? Siamo qui per rivelartelo. Benvenuto in una nuova puntata di Imprese, un vero documentario in cui raccontiamo tutti i retroscena delle aziende più interessanti, rivoluzionarie e virtuose. Poi un po' di backstage lo mettiamo. Le analizziamo su diversi piani: modello di business, management, marketing e vendite. A condurre ogni puntata c'è Manabi, In mezzo al deserto. direttore del Dipartimento Video di Strategy News Agency, l'agenzia pubblicitaria specializzata in video per vendere. Se sei anche tu appassionato di business e marketing, se sei un imprenditore che cerca sempre nuovi spunti e strategie da applicare in azienda, allora iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti neanche un episodio. Eleviamo le tende. Torniamo alla puntata di oggi. Ci troviamo a Milano, fa un freddo becco per cui ci muoviamo a entrare e stiamo per andare a scoprire un gruppo di cliniche medico-sanitarie che aiutano ad avere trattamenti, esami e tutto quello che serve in maniera rapida e senza code interminabili. Oggi parliamo di un'impresa che lavora in un campo molto delicato, la sanità. Un'impresa che da semplice società di servizi si è trasformata in un gruppo di 12 strutture private che erogano quotidianamente migliaia di prestazioni in campo medico-sanitario. Servizi sanitari di alto livello, specialisti qualificati e apparecchiature all'avanguardia sono solo alcuni degli ingredienti del successo di questa impresa, come sentiremo dal racconto di Daniele Spinelli che, nonostante la giovane età, è alla guida del gruppo da quasi 20 anni. Stiamo parlando di iMedical Group, il network di cliniche private che, ponendo al centro delle proprie attività le esigenze del paziente, riesce ad erogare visite medico-specialistiche, esami e terapie in tempi record, eliminando così uno dei problemi più gravi del nostro sistema sanitario, l'attesa. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Innanzitutto, dove ci troviamo? Ci troviamo in Diagnofisic, Sì. che è il cuore pulsante del gruppo iMedical, Ok. che sta per raggiungere finalmente un nome comune, Ok. nonostante ognuna delle abbia una regione sociale differente. Ok. Qui ci troviamo un po' nel cuore di Milano, Ok. questa è un po' la casa madre. Da dove E- tutto è partito, possiamo dire? Diciamo che da dove tutto è esploso, Ok. si è allargato. Ok. Ecco, Ok. quindi è stato il boost, Ok. il power. Gruppo iMedical che oggi conta quante cliniche? Oggi con una prospettiva di sviluppo, quindi siamo in Sì. apertura su 3 progetti, saremmo a 12 strutture. Caspita. Cliniche che sono tutte quante geolocalizzate sulla zona di Milano. Sì, noi partiamo da Milano, Sì. andando con una direttrice che arriva fino a Pavia e si dirama verso anche Lodi. Ok. Ci stiamo nei nuovi progetti, portando oltre il confine, se così possiamo dire, e quindi il satellite più lontano diventerà Monza. Normalmente in quello che è l'immaginario comune, soprattutto in Italia, diciamo che tutto l'aspetto medico rientra un po' sotto una gestione che è più che altro statale. Non siamo sicuramente in un mercato tipo gli Stati Uniti dove il privato, diciamo, in qualche modo la fa da padrone. Come è nata l'idea di entrare in questo settore e iniziare a lavorare per dare un supporto differente in qualche modo alle persone? Realmente partiamo da una società di servizi che forniva una serie di cliniche. Ok. E da lì quindi la visione globale dei processi ottimizzati, perché essendo noi un service dovevamo performare per la clinica. Certo. E quindi questa è stata un po' l'origine del tutto. Dopodiché ovviamente una volta iperspecializzati
e iniziando ad accontentare molto bene i nostri clienti, siamo andati in un sviluppo in house e quindi abbiamo aperto la prima clinica. Un po' di anni fa, non molti, se vogliamo andare anche 10-12, Sì. c'era proprio, no, il famoso approccio ricetta rossa e tutto veniva esaudito. Sì. Ecco, oggi il sistema si è ovviamente privatizzato sempre di più, Certo. non come l'esempio americano ovviamente, e quindi ancora di più è necessario performare e cercare di dare dei servizi di qualità, mantenendo però una linea di prezzo che sia, diciamo, allineato a quello che è il passaggio tra Certo. pubblico e privato. Giusto per dare anche un'idea più chiara a chi ci sta guardando in questo momento, ci fai fare un po' un tour raccontandoci quali sono i servizi che offrite e in che modo riuscite effettivamente ad aiutare le persone? Qui ci troviamo nella zona? Qui ci troviamo nell'accettazione. Ok. Durante la settimana c'è un hostess che accoglie i pazienti e che li accompagna al totem. Ok. Il totem classico che distribuisce ovviamente una serie di specialisti, Sì. quindi visite che poi vengono indirizzate sia da un punto di vista di diagnostica, fisioterapia e appunto i singoli specialisti in tutte le loro branche, quindi Ok. dall'ortopedico al cardiologo, Ok. all'oculista. Abbiamo, diciamo, una gamma completa tanto quanto può un ospedale, no? Certo. Ovviamente noi ci limitiamo, se vogliamo Sì. usare la parola limitiamo, a dei surgery, cioè tutto quello che puoi fare in una giornata, qua lo puoi fare. Il termine day surgery o chirurgia di un giorno si riferisce alla pratica chirurgica in cui il paziente viene operato e dismesso nello stesso giorno, senza quindi la necessità di un ricovero prolungato. Questo approccio riduce i costi, ottimizza le risorse e minimizza il disagio del paziente legato al ricovero ospedaliero. Il cliente in qualche modo entra, viene accolto dalla hostess, va al totem, arriva all'accettazione e poi rimane in attesa prima di entrare nei vari ambulatori, corretto? Sì, diciamo il passaggio è proprio questo, la hostess, dopodiché una volta che il paziente viene chiamato, oggi viene chiamato non per un nome ma con un codice, perché Ok. anche qui i passaggi di privacy sono diventati sempre più Certo. complessi, e viene accompagnato dal medico che lo Ok. riceve nell'ambulatorio dedicato. Ci fai vedere qualche ambulatorio? Certo, e allora qua vi posso far vedere l'area di fisioterapia. Sì. Abbiamo tutta una serie di box, praticamente all'interno abbiamo in questo caso le onde d'urto, Ok. focali, radiali, quindi è una prestazione fisioterapica che deriva appunto da una visita specialistica col fisiatra ortopedico, molto richiesta e anche molto efficace in termini di risultati Ok. in ambito fisioterapico. Ok. E da qui si può proseguire con tutta la parte sia di strumentali, quindi Sì. abbiamo terapie strumentali, quindi laser, ultrasonoterapia, laser a bassa e ad alta potenza. Gli strumentali sono quelle terapie che ad oggi funzionano ancora da contorno a quella che è la fisioterapia un po' più intensa, che ora vi porto a vedere, Ok. quindi tecarterapia, ossigenozono, crioterapia. Ok. È tutta quella, diciamo, Fisioterapia che è quella del freddo. bravissimo, sì, quella dove ti vengono ad ibernare. Ormai adesso si può fare anche a tratti, quindi non solo, diciamo, il cubotto dove vai all'interno, ma è Ok. anche proprio la possibilità di fare dei segmenti. Ok. E la crioterapia serve a vasocostringere, quindi considera che sostanzialmente tante infiammazioni si risolvono appunto vasodilatando e vasocostringendo, oppure con l'onda d'urto che va a creare, diciamo, anche delle micro lesioni per togliere delle aderenze. Quindi la crio sostanzialmente post un trattamento che ha vascolarizzato, come la tecar, vasocostringe, e quindi aumentando la circolazione in questo suo flusso, localizzandola, quindi non so, su un polso, un gomito, accelera il processo rigenerativo. Perché qui, prego. Grazie. Questa qui è la tecarterapia, è uno strumento che tendenzialmente va a vascolarizzare, quindi fa l'effetto opposto, va Ok. a portare, la sensazione che il paziente ha è di proprio un incremento di calore Ok. a tutti gli effetti, e quindi il passaggio, diciamo, tra
Crio e Tecar effettivamente negli sportivi ha dei risultati molto importanti, e soprattutto anche in termini di tempo, Ok. per recuperare con una certa Ok. velocità un Ok. post infortunio, anche un'infiammazione. Adesso è esploso, ad esempio, prima era il gomito del tennista, adesso Ok. c'è il gomito del padellista, Ok. che è diventato un po' a tutti i livelli, perché a tutti Certo. i livelli intendo ormai, mentre il tennis ci si approcciava un po' in pochi, Sì. o sei buono, non sei buono, insomma. Il padel Il invece padel è un po' per tutti, e quindi ad esempio è stato uno degli incrementi incredibili che abbiamo avuto nelle Ok. cure fisioterapiche. Ok. Il padel o padel è uno sport derivato dal tennis, praticato a coppie in un campo rettangolare chiuso da pareti su tutti e 4 i lati. Il campo è simile a quello da tennis, ma più piccolo, e la palla può rimbalzare sulle pareti. Questo gioco è quindi una combinazione di tennis e squash. Si gioca solitamente all'aperto e richiede l'uso di racchette. Il padel ha guadagnato notorietà per la sua dinamicità e coinvolgimento di squadra, ma soprattutto per i personaggi famosi che hanno trascinato il successo di questo sport. Qual è la più grande differenza, diciamo, nel venire a farsi seguire in una di queste cliniche oppure, diciamo, utilizzare quello che è il sistema sanitario nazionale? Allora, sostanzialmente oggi le strutture come la nostra hanno un budget limitato, nel senso, io ho la mia impegnativa Sì? rossa, e quando arrivo all'accettazione, se sono un esente per età, Sì? patologia o altre indicazioni, posso accedere al servizio, simuliamo, andiamo in diagnostica, una risonanza magnetica a un diciamo prezzo, in questo caso esente, quindi non pago. Questa ricetta arriva a noi, che viene a nostra volta mandata in regione, la quale ci rimborsa una quota per questo paziente. Considera che però questo va a consumare un plafond, quindi facciamo valore 100 e noi abbiamo un plafond 1000, a quel punto ci troviamo con 900. Sto cercando di semplificare. Ogni ricetta rossa ha un valore, quindi quella della risonanza magnetica può valere 100. Sto dando dei numeri tondi proprio per cercare di semplificare il concetto. E una ricetta, diciamo, in fisioterapia sugli ultrasuoni può avere un valore 5, ok? La somma di queste impegnative, ok, che arrivano tramite pazienti ai quali sono state erogate dal loro medico di base, vanno a defalcare, quindi a consumare questo budget. Di conseguenza la domanda è molto superiore all'offerta, perché il budget ovviamente, quindi se noi dovessimo erogarlo senza limiti, probabilmente già in febbraio l'avremmo consumato. Quindi noi 1000 li andiamo a consumare tutti. Una volta finiti questi 1000 è qui che scatta anche il sistema privato. Una volta che il budget è terminato, purtroppo cosa accade? Arriva il paziente che giustamente, perché come dire, capire questo concetto è complesso, se non lo vivi tutti i giorni, voglio dire. E quindi dice: come mai non potete offrirmi la prestazione? E da lì abbiamo cercato di distribuire ovviamente nel tempo questo budget, cosa che poi è diventata anche una regola data proprio dalla regione e dall'ATS, no? Quindi tu comunque devi spalmarlo nei 12 mesi e offrire più prestazioni. E accanto noi abbiamo messo delle prestazioni private per poter, come dire, dare il servizio su larga scala, quindi permettere di avere ai pazienti un accesso a prezzi appunto privati calmierati, ma con tempi d'attesa brevi, perché anche questo è importante da dire, nel senso che tanti non capiscono come mai posso andare subito privatamente e invece con la mia ricetta rossa vado tra mesi. Il punto è proprio questo, cioè il macchinario è disponibile, lo strumento c'è, il medico c'è, ma è proprio una questione che in quel caso lì la clinica dovrebbe investire, no? Perché non ha nessun ritorno. E quindi se volessimo, diciamo, andare a identificare una prima differenza sostanziale tra lavorare col sistema sanitario nazionale e lavorare privatamente, sono i tempi d'attesa innanzitutto. Sì, certo, ovviamente se
non hai un budget illimitato, cosa che appunto non ha nessuno, la vera differenza è il tempo d'attesa, perché sostanzialmente il resto del sistema, quindi questo lo dico anche per tranquillizzare magari persone che pensano privatamente c'è un altro livello di qualità e con la mutua, teniamo sempre i termini un po' storici, più semplici. No, invece entrambe hanno il medico che ha lo stesso imprinting, è solo una questione proprio di flussi, di sistemi, di organizzazioni. Lì abbiamo? Lì andiamo in una nuova area, l'abbiamo denominata Clinic, è un'area che ospita i pazienti con la possibilità di accedere a quelli che sono servizi che negli ultimi 2 anni, vedi anche post-Covid, sono aumentati in maniera veramente importante in termini proprio di tempi d'attesa. Considerare che questo di solito in un ospedale, una struttura, è un ambiente tutto molto più piccolo. Qui abbiamo voluto creare un'area dove posso entrare col parente, ho il medico, dopodiché ho un'area di spogliatoi e vado verso, diciamo, la sala operatoria dove qui svolgiamo principalmente attività di microchirurgia, ma soprattutto gastroscopie, coloscopie, tutte quelle che sono le indagini dell'apparato digerente. Lavora da noi un gastroenterologo che si occupa principalmente di dimagrimento, fa delle cose anche molto interessanti. Abbiamo una nuova metodologia che si chiama Ellipse, è un piccolo palloncino che con la sonda endoscopica viene posizionato e permette al paziente, con quindi quasi un intervento invasivo pari a zero, di avere un processo di dimagrimento molto importante, evitando un intervento chirurgico. Quindi questa a tutti gli effetti è una sala operatoria? Sì, assolutamente. Questa è una sala operatoria che ha tutto il suo percorso, quindi l'accesso del medico, la stanteria dove il paziente poi può riposare e sempre in ambito di day surgery, quindi nella giornata rientrare a casa. E voi non avete anche la degenza nelle cliniche, ma è tutto quanto, cioè offrite tutti quei servizi che possono essere svolti nell'arco della giornata sostanzialmente? Sì, assolutamente sì. Tra le strutture di cui ti parlavo all'inizio c'è l'obiettivo ovviamente di non creare troppi doppioni, quindi faccio un esempio, la TAC col contrasto cerco di averla in una delle strutture e le altre inviano, di modo da non avere tantissimi doppioni, e quindi la stessa cosa per la chirurgia. Stiamo valutando una struttura dove anche lì abbiamo già i locali e vorremmo dedicare un'area anche di ricovero, rendendolo, come dire, una grossa clinica allargata, ecco, ogni satellite con una sorta di specialità dedicata. Che network di medici avete che ruotano attorno alle cliniche? Ma in questo momento ci avviciniamo ai 500 liberi professionisti, quindi partendo dal personale, diciamo, interno alla clinica come OSS, operatori sociosanitari, tecnici di radiologia, gli infermieri, i fisioterapisti e tutta la parte ovviamente poi, come dicevo, di medicina, sia di diagnostica, quindi radiologi, ecografisti e medici con le diverse specialità, quindi dall'oculista al cardiologo, all'ortopedico, al fisiatra, al nutrizionista, al podologo, allo psicologo. Quindi devo dire che i medici principalmente lavorano presso strutture ospedaliere e dopodiché si riversano in strutture come le nostre a effettuare la libera professione. Quindi abbiamo un turnover veramente importante di professionisti, che oggi è aumentato tantissimo anche grazie al digitale, perché ci sono sistemi come piattaforme importanti che noi utilizziamo come Mio Dottore, dove i medici che ricevono prenotazioni direttamente dal web è nettamente in incremento. Poi andiamo nell'area di diagnostica, quindi mammografia digitale diretta, radiologia digitale diretta, TAC e risonanza magnetica.
E punto prelievi. E un punto prelievi. Ad esempio qui abbiamo il mammografo digitale e qui invece abbiamo MOC, Ok. sitometria ossea. Qui abbiamo la radiologia, quindi il tavolo radiologico, e qui abbiamo la TAC dentale. Quindi qui si attende per il prelievo. Certo. E qui abbiamo la nostra gabbia. Abbiamo tutta un'area su questo piano di diagnostica che va appunto dalla radiologia tradizionale alla risonanza magnetica, alla TAC e alla mammografia come digitale diretta. Per esami diagnostici intendiamo quegli accertamenti medici che consentono l'analisi dettagliata di specifiche parti del corpo. I più diffusi sono ad esempio radiografie, ecografie, risonanze magnetiche, tomografie, ma anche elettrocardiogramma e mappature dei nei. Gli esami diagnostici sono fondamentali per comprendere e valutare condizioni mediche, consentendo ai professionisti della salute di formulare diagnosi accurate. Allora, abbiamo parlato di un network di parecchi medici e quelli sono prevalentemente liberi professionisti. Invece proprio come struttura, quindi tra i dipendenti, amministrazione, accettazione eccetera eccetera, di che numero di persone stiamo parlando? Siamo intorno ai 150, perché poi c'è tutta la parte di prenotazioni. E quindi mettendo insieme, considerando un'unica grande clinica, quindi che prenota e che esegue, e le risorse, quindi proprio gli attori, quelli che portano avanti davvero ogni giorno le nostre attività, sono un numero importante. Perché voi state andando in questo momento verso le 12 cliniche, come dicevamo all'inizio, ma in realtà la gestione è centralizzata, quindi è come se fosse un'unica grande clinica in qualche modo. Sì, guarda, è un processo che tra l'altro stiamo affrontando sempre più nello specifico. Infatti ora avremo una collaborazione con un professore che arriva da Bocconi, che proprio ci sta aiutando a migliorare al meglio il controllo di gestione anche in termini proprio operativi, proprio perché gestire una clinica allargata ha una certa complessità. Avere una gestione così polverizzata richiede tanto sforzo, ed è una cosa della quale ci siamo resi conto anche noi, che il crescere comunque aumenta tantissimo la complessità, quindi rischia quasi di farti performare di meno. È così, così rapido il passaggio nel pensare a un'impresa sanitaria effettivamente come la vostra. Quali sono le difficoltà principali nella gestione di impresa in una struttura di questo tipo? La difficoltà più importante che oggi mi viene da sottolineare è proprio gestire i rapporti umani. Siamo tutti persone che si svegliano, vanno a lavorare e fanno della loro giornata, non voglio dire il centro, ma una parte importante della loro vita, no? E quindi sono tante vite che vanno, come dire, condivise. E condividerle significa anche poi al lavoro organizzarle, gestirle, moderarle, ascoltarle. È veramente fondamentale portare all'interno del nostro network, è un'altra cosa che anch'io sostengo sempre. Ti sta piacendo questa puntata? Allora immagina cosa potremmo realizzare per la tua azienda. Affida la tua azienda a chi è in grado di renderla memorabile e soprattutto più profittevole. Raggiungi il tuo obiettivo, vendi di più, aumenta i tuoi profitti e la tua fetta di mercato. Tutto questo grazie al team di Strategy News Agency e grazie allo strumento più potente sul mercato, i video. Trovi tutti i dettagli cliccando il link in descrizione. Persone che comunque abbiano lo stimolo e il piacere di entrare in un settore, hai detto prima, no? Impresa della sanità come questo, che ti può dare tanto anche in termini di know-how, di conoscenza, ma ti può anche assorbire tanto in termini di energie. E suppongo anche che un altro elemento di forte criticità rispetto all'impresa in tanti altri settori sia proprio anche una gestione del customer care. Mi rivolgo a una clinica nel momento in cui ho delle difficoltà di salute, sono in un momento stressore, eccetera, eccetera. Credo, ma è proprio questa la domanda, che ugualmente non sia così facile
gestire la clientela, le lamentele, eccetera, eccetera. Centrato in pieno, come dire, bingo, gestire le risorse umane che fanno parte del network, che a loro volta devono gestire i pazienti che hanno questo carico, giustamente, no? Come dicevi, parliamo di salute, e è vero, si fa anche tanta prevenzione oggi, meno male, però spesso si arriva in una condizione un po' di paura, ansia, nel cercare di, come dire, no? Ascoltare il paziente, che a sua volta ti rilascia e ti fa assorbire questo magari livello di preoccupazioni. Che numero di clienti, pazienti gestite col network quotidianamente o annualmente? Diciamo pazienti contenti che hanno potuto usufruire dei nostri servizi, cioè sono strutture che possono variare appunto tra 1.500 e 2.000 persone anche al giorno. Visto che stiamo parlando di impresa, volume indicativo d'affari del gruppo? Se andiamo a sommare l'insieme delle strutture, diciamo stiamo puntando e ci siamo vicini, vogliamo raggiungere il prossimo target i 20 milioni di fatturato. Ok. Tu sei alla guida di questo gruppo da quanti anni? Allora, realmente, se faccio proprio il conto dal momento in cui ho iniziato a gestire la parte dei servizi che ti ho accennato, tra poco arriviamo a 20, perché io sono a 43, siamo a 18. Hai iniziato giovanissimo. Ho iniziato presto. Qual è stato il momento in cui dici ti sei sentito in qualche modo mancare la terra sotto i piedi, hai avuto proprio il terrore o la sensazione che tutto da un giorno all'altro potesse dare un ribaltone all'indietro o cose di questo tipo? Superati questi ultimi 3 anni, credo che tanti finiranno anche come me a ritrovarsi a menzionare il periodo, diciamo, del primo Covid, ecco, che sicuramente ha dato uno scossone, perché ha davvero portato l'incertezza. Ma io sono uno che tendenzialmente fa, quindi il fare mi ha proprio aiutato. Stare in attività è stato fondamentale, che è un'attività magari anche non per forza fisica, ma il fatto di sentire tutti i giorni le risorse, darsi motivazioni, condividere le idee, fare, come dire, il punto della situazione. Ecco, torniamo al rapporto umano, ecco, quello ha fatto la differenza, grazie anche e soprattutto al network, no, che ha risposto. Rispetto a chi magari in questo momento si sta trovando in una situazione magari un po' più complessa, oppure sta pensando di lanciare una nuova impresa o aprire un nuovo settore, o si trova magari in un momento difficile della propria impresa, che cosa ti sentiresti di suggerire rispetto a quella che è la tua esperienza di 20 anni di gestione di questa impresa, che possiamo definire un'impresa di successo? Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Daniele vuole dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però è importante ricapitolare, come sempre, le lezioni che ci portiamo a casa dalla sua esperienza. 1. L'espansione e la crescita di un'azienda sono certamente obiettivi desiderabili, ma ci sono situazioni in cui un'eccessiva espansione può diventare addirittura deleteria. Nel caso di Daniele, l'uniformità dei processi è fondamentale, perché aiuta a eliminare la ridondanza e la duplicazione delle attività. Ciò gli permette di ottimizzare le operazioni, riducendo i tempi morti e migliorando l'efficienza complessiva. 2. Le relazioni sul lavoro costituiscono il tessuto connettivo di un'azienda, contribuendo a plasmare non solo l'ambiente lavorativo, ma anche il suo successo complessivo. Quando i collaboratori si sentono collegati tra di loro in modo positivo e costruttivo, si crea un terreno fertile per una serie di vantaggi che vanno oltre la mera collaborazione operativa. 3. Non fermarsi mai, ma continuare a fare è fondamentale per mantenere un impulso positivo, affrontare le sfide e progredire costantemente verso il successo desiderato. L'azione costante è un motore che spinge verso il miglioramento personale e professionale continuo. L'approccio del fare non si limita solo a generare progressi, ma allena anche la capacità di adattarsi al cambiamento. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti qui sotto
quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani nelle vostre attività. Nel frattempo, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata, perché la settimana prossima parleremo di una pianta magica. Sì, una pianta che proviene dall'Asia ma che si coltiva facilmente anche nel nostro territorio. Una pianta importantissima per un futuro sostenibile. Pensate che oltre a catturare tantissimo carbonio e a generare cellulosa per la produzione della carta, può essere utilizzata nell'edilizia e può addirittura sostituire la plastica. Stiamo parlando del bambù e noi stiamo per incontrare l'azienda che possiede il più grosso vivaio al mondo per la produzione di piante madri di bambù gigante. Tutto questo nella prossima puntata di Imprese. Ora però torniamo al consiglio di Daniele e noi ci rivediamo la settimana prossima. Sicuramente never give up, non mollare mai, perché i momenti difficili arriveranno sempre. Quindi è lì che bisognerebbe guardare quel momento come un momento di crescita, cioè un momento che ti renderà ancora più forte e che ti permetterà di performare di più. Quindi il suggerimento principale è davvero quello di non mollare quando si è costruito un qualcosa nel tempo e cercare davvero di dare il giro a questa situazione trasformandola in un'opportunità. Perché da lì davvero mi sono reso conto che quando può sembrare davvero andare tutto male, quello che poi tu sei riuscito a gestire, sei riuscito ad affrontare, sei riuscito a rimodellare, ti ha davvero fatto fare un salto in avanti. Certo. E ogni volta diventi più preparato e quindi riesci anche poi a fare star tranquilli gli altri, no? Dani, per poter entrare in contatto con voi, il sito internet principale che facciamo comparire qui sotto è? www.imedicalgroup.it. Perfetto, è stato un grande piacere. Alla prossima. Grazie. Bomba! Migliaia di prestazioni in Può stare qua. Va che ho le mani ghiacciate, potrei. Io... specialisti qualificati e apparecchiatura all'avanguardia. Ma che cacchio! Ehi ninja! Come si dice day surgery? Day surgery. Day surgery. Day surgery. Day surgery. la quale devo trovare. È ascensore. Della quale la luce è... Della quale la luce la dobbiamo recuperare. Le esigenze... stamattina niente, eh? Addirittura ci hanno fatto non entrare proprio qua nella porta. Ci hanno terrorizzato. Vabbè. Specialisti qualificati e apparecchiatori. Buongiorno. Siamo chiusi, scusate. Questa rifacciamola che mi inciaspico stamattina, niente.